Disegnare reti dure a morire anche in condizioni estreme. Ne parliamo con Greta Vallero del Politecnico di Torino, Marco Giordani dell'Università di Padova e Marco Beccattini dell'Università di Firenze. Grazie di essere qui. Greta, hai voglia di cominciare a raccontarci di cosa tratta questa challenge? Sì, ciao Lorenzo, grazie per l'introduzione. Allora, l'idea è di declinare il concetto di resilienza nelle reti e questo perché noi vogliamo far funzionare queste reti anche al di fuori delle normali condizioni di funzionamento, in modo tale da poter garantire il funzionamento dei servizi che usiamo quotidianamente nelle nostre vite, anche quando queste condizioni di funzionamento normali non ci sono, ma ci sono condizioni al di fuori del normale. E questo perché? Perché noi pensiamo che dal 2010 al 2022 si sono verificati più di 1600 incidenti nella rete di comunicazione che hanno interrotto il corretto funzionamento della rete. E il 30% di questi eventi anormali è stato causato da malfunzionamenti nella rete elettrica. Perché cosa è successo? Noi abbiamo la rete di comunicazione che si basa e viene alimentata dalla rete elettrica e malfunzionamenti nella rete elettrica causano degli incidenti e dei malfunzionamenti della rete di comunicazione. Perché appunto questi malfunzionamenti della rete elettrica si ripercuotono sull'alimentazione e quindi di conseguenza sul funzionamento della rete di comunicazione. E Marco Giordani invece, quindi è un problema solo della rete o della rete elettrica o ci sono anche delle azioni che bisogna fare sulle reti di comunicazione? Sicuramente anche la rete di comunicazione può avere le stesse criticità di cui parlava poco fa Greta. Infatti all'interno della nostra ricerca appunto cercando di sviluppare, disegnare, implementare, testare delle reti, delle architetture di rete che possano funzionare in ambienti estremi, definiti come ambienti nei quali le infrastrutture di comunicazione tradizionali sono assenti o non sono in grado di funzionare correttamente, come ad esempio in un contesto rurale o remoto in cui appunto la copertura cellulare è assente, o in contesti atipici o in scenari anomali come ad esempio sott'acqua, in un deserto, nello spazio, o per applicazioni allo stesso tempo atipiche, ad esempio un'applicazione di telemedicina o di autoguida autonoma. In generale appunto possiamo trovarci davanti alla situazione nella quale non siamo in grado di collegarci alla rete, o perché siamo tra i 3 miliardi di persone che attualmente non godono di una connessione ad internet veloce, questo soprattutto nelle aree appunto più sfortunate, che appunto non godono delle operazioni di connessione, o anche perché in un contesto urbano dove diamo la connessione, la connettività ad internet per scontata, questa può venire meno a causa di, per esempio, un attacco terroristico o un disastro naturale. E in tutte queste condizioni di criticità e di estremo problema per la sicurezza dobbiamo cercare di sviluppare e progettare una rete che sia efficace, che sia affidabile, robusta ed in grado di funzionare sempre e continuativamente. E questo è quello che stiamo cercando di fare all'interno della nostra ricerca. Quindi benefici sia per i privati che per le aziende che per il servizio pubblico sostanzialmente. Esatto, sicuramente il contesto della pubblica sicurezza è estremamente importante ed estremamente rilevante. Il modo in cui stiamo cercando di affrontarlo è giocandoci degli elementi che per loro natura sono in grado di funzionare quasi sempre, ad esempio i satelliti. I satelliti orbitano nello spazio e operando dall'alto possono disegnare degli ombrelli di copertura molto ampi sulla Terra, in grado di permettere agli utenti che si trovano magari in una zona scoperta dalla rete tradizionale cellulare di trovare un nuovo punto di accesso alla rete. E questa costellazione di satelliti, se ben disegnata, se appunto robusta a sufficienza, può essere in grado di rappresentare una valida alternativa a una struttura di rete tradizionale come quella a cui siamo generalmente abituati.
E Marco Beccattini, immagino però non sia l'unica soluzione quella di passare a reti satellitari. Assolutamente no. Innanzitutto buongiorno Lorenzo e buongiorno a tutti i gentili ascoltatori. L'idea è che per essere resilienti, come introduceva prima giustamente Greta, la collega Greta, questo concetto, che significa sostanzialmente di poter resistere ad una pluralità di problematiche che si possono verificare, è necessario avere una pluralità di strumenti. Questo perché nessuno strumento ci garantisce di poter essere sempre disponibile e sostanzialmente ad ogni mezzo è possibile immaginare uno scenario che renda lo stesso mezzo, in questo caso di comunicazione, inefficace. Con la progressiva importanza che ha assunto la digitalizzazione nelle nostre vite, non solo nel quello che occorre ogni giorno, ma anche in scenari come la medicina, i soccorsi, la possibilità di portare cibo in zone colpite da maremoti, terremoti e eventuali disastri, si rende importante un approccio cooperativo di tutte le tecnologie che abbiamo. Quindi lo sviluppo che stiamo portando avanti è proprio quello di creare una rete di reti, come lo è d'altronde l'internet, che si appoggia su una pluralità di mezzi di comunicazione. Abbiamo satelliti, che non sono solo satelliti così generalmente detti, ma spaziano da satelliti in bassissima orbita a satelliti in alta orbita, perché sono soggetti a potenziali differenti malfunzionamenti. Abbiamo i droni, che stanno avendo sempre un maggior utilizzo, e anche qui passiamo da droni in alta quota con alta autonomia a droni che invece sono piccoli e possono ad esempio intervenire rapidamente in zone colpite ad esempio da un sisma. Abbiamo la possibilità di utilizzare delle reti paritarie, dette peer-to-peer, che ad esempio si appoggiano alla struttura cellulare dei nostri dispositivi. Questa pluralità di interventi ci garantisce la resilienza, perché ciascuna di queste tecnologie può essere soggetta a un malfunzionamento. Avere tanti strumenti, una cassetta degli strumenti vasta, cooperante, in cui questi strumenti possono agire sia in modo solitario che sinergico, è la migliore assicurazione per poter fronteggiare al meglio le sfide del futuro. E Greta, al lato pratico, di cosa vi state occupando in funzione di questi obiettivi? Sì, allora la mia ricerca si focalizza sulle reti di accesso radio e in particolare sull'infrastruttura di questa rete, ovvero le stazioni radio base. L'idea è appunto di andare ad evitare che, come accennavo prima, dei malfunzionamenti nella rete elettrica si propaghino a cascata sulla rete di accesso radio. E per fare questo l'idea è quella di installare dei generatori di energia rinnovabili, come ad esempio i pannelli solari, accanto a questa infrastruttura della rete di accesso, quindi appunto accanto alle stazioni radio base, in modo tale che l'energia che viene generata da queste risorse rinnovabili venga utilizzata dall'infrastruttura. E in questo modo noi andiamo sia a migliorare la rete da un punto di vista di sostenibilità, riducendo quindi le emissioni legate all'alimentazione dell'infrastruttura di rete, sia andiamo a rendere l'infrastruttura di rete maggiormente indipendente dalla rete elettrica, evitando quindi che i malfunzionamenti della rete elettrica si propaghino sulla rete di comunicazione. E quindi la mia ricerca si focalizza quindi sulla gestione di questa rete e sull'ottimizzazione dell'installazione delle risorse rinnovabili. E Marco Giordani, invece, tu di cosa ti occupi? Per esempio, nell'ambito della comunicazione tra satelliti e dal satellite al dispositivo terrestre stiamo cercando di affrontare diverse criticità, principalmente chiederci di quanti satelliti abbiamo bisogno e di dove posizionare questi satelliti al fine di massimizzare la copertura terrestre. E poi anche stiamo cercando di affrontare il problema del consumo energetico di questi. Nel campo per esempio, come diceva prima il collega Marco, anche i droni possono essere un importante strumento per fornire la connettività, per esempio on demand, in caso di necessità, in qualora appunto dovesse esserci una situazione critica, possiamo far posizionare il nostro drone e fornire la connettività a terra. Il drone però solleva criticità dal punto di vista energetico,
Attualmente i droni possono volare per qualche decina di minuti al massimo, e ovviamente questo non è sostenibile in un contesto a lungo termine. Un altro problema che cerchiamo di affrontare è quello del costo dei satelliti, di spiegare decine di migliaia di satelliti a un costo non indifferente, può essere affrontato da grandi aziende, ma forse con maggiore difficoltà dai governi che devono in qualche modo cercare di fornire a loro volta ai propri cittadini una costellazione di satelliti che non sia proprietaria ma che sia appunto di accesso pubblico, e questo appunto rende la ricerca molto interessante e stimolante dal punto di vista di cercare di minimizzare i costi per i lanci e soprattutto per il mantenimento e l'operabilità di queste nuove reti di comunicazioni così diverse da quelle terrestri in cui finora abbiamo lavorato. Mentre Marco Beccattini? Io ho la fortuna e il privilegio di lavorare su un progetto che si chiama Coherent. La parola in inglese significa coerenza. E perché questa parola? Perché, come introducevo prima, uno degli obiettivi fondamentali che ci proponiamo è quello di consentire a apparati di diversa natura di parlare, di creare quella che in greco si chiamava una koiné, una lingua comune con cui dispositivi diversi che spaziano dai dispositivi che abbiamo in casa, detti normalmente IoT, Internet of Things, cioè l'internet delle cose comuni, ai droni, ai satelliti, alle auto a guida autonoma. L'obiettivo del progetto è quello di consentire a questi oggetti di parlare tra loro. E non solo, dare una sorta di astrazione, ovvero una loro rappresentazione virtuale che chiamiamo digital twin, gemello digitale, ovvero una rappresentazione che vive nello cyberspazio e che consenta di applicare gli enormi evoluzioni e benefici che ha avuto l'intelligenza artificiale. Questo consentirà, sperabilmente, ma ne siamo abbastanza convinti, di offrire all'umanità nuovi mezzi per affrontare le sfide del futuro e di farlo in modo più equo e sostenibile, proprio perché è possibile tramite l'intelligenza artificiale provare, prima di viverlo, situazioni quali catastrofi, problemi, eccetera, e quindi prefigurarsi il problema e anticipare la soluzione, in modo di essere pronti ad intervenire. Grazie mille per la splendida esposizione, Greta Vallero del Politecnico di Torino, Marco Giordani dell'Università di Padova e Marco Beccattini dell'Università di Firenze. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a te.